buonasera a tutti gli ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. Questa sera la nostra ospite è Rosy Siani. Ciao Rosy, benvenuta. Ciao Serena, bello rivederti, ciao cara. La cosa è reciproca, Rosy, grazie per aver accettato questo invito a essere qua con noi questa sera. Allora, Grazie. Rosy, tu ti occupi di tantissime cose, sei insegnante, ti occupi di creare gioielli, sei soul coach, counselor e anche runologa e ti occupi anche di chiromanzia. Quindi, insomma, diciamo, per dire alcune delle cose di cui ti occupi. Però questa sera siamo qua per parlare di rune, che io vorrei poi che introducessi tu un po' l'argomento, che io trovo particolare e molto interessante, ma mi piacerebbe partire con un quesito, Rosy. Allora, come mai si parla così poco di rune? Quindi io, insomma, ti lascio subito la parola e, insomma, se vuoi prima però presentarti un pochino, dire di cosa ti occupi un pochino più dettagliatamente rispetto a quello che ho detto io e poi magari partiamo con questo argomento molto molto particolare. Grazie tesoro, grazie, non mi abbandonare, Sono qua, rimani con me. ci sono, eccomi qua. Bello tesoro, ti vedo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per questa bellissima opportunità anche di parlare non solo di me, delle rune, perché sono uno strumento di conoscenza molto, diciamo, contestato, ma più che altro perché nel corso del tempo sono state ritenute uno strumento non proprio di luce, cosa assolutamente sbagliata questa. Però prima mi presento un po' meglio io, perché non perché tu non l'abbia fatto, ci tengo solo in una precisazione, io non sono una chiromante, perché molti mi confondono come chiromante, me ne sono chirologa, e la differenza ci tengo a precisarla perché mentre la Rosy, chiromanzia c'è hai fatto bene a dirlo, perché ovviamente se ho detto una cosa non precisa, hai fatto bene ovviamente non a ti preoccupare, ma specificarlo. è la norma, tesoro, non ti preoccupare perché la chirologia è un po' meno conosciuta della chiromanzia, no? In quanto è una scienza legata allo studio delle linee della mano che permette la lettura, ma in chiave psicologica. Quindi io, avendo una formazione psicologica come counselor e al di là di una mia capacità sensitiva, perché io ho iniziato come chiromante da ragazzina, avevo questo ho il dono, diciamo, chiamiamolo dono, di sentire, di vedere, e la mano per me è come se si aprisse uno schermo quando prendo in mano la mano di qualcuno, il gioco di parole, e quindi mi vengono fuori tante immagini. Però ho dovuto, per onestà intellettuale, per evitare fraintendimenti e malintesi, trasformare questo strumento in uno strumento di conoscenza psicologica come sono le rune. E io dico sempre che gli antichi ne sapevano più di noi, sapevano come funzioniamo, sapevano come funziona la psiche, e noi abbiamo conosciuto la nostra psiche adesso grazie a Freud, Jung, la psicologia e la psicanalisi sono entrate da neanche 100 anni nelle nostre vite, per effettivamente dagli anni 70, 60, 70, qualche antesignano insomma ha portato il lavoro su di sé con la psicologia e con la psicanalisi, ma è un qualcosa di recente. Gli antichi sapevano l'esistenza di questa interiorità e non è che si chiamavano psicologi o si chiamavano, che ne so, psicanalisti o psichiatri, anche se vogliamo. Sapevano bene che esiste una parte interiore che lavora per noi facendo accadere le cose, ed è una parte, quella parte interiore che Jung chiama inconscio, che crea la realtà. Se l'inconscio non sta molto bene, non sta proprio a posto, e diciamo che
non sta a posto per tutti, non tutti sono regolari, usiamo questo termine. Ecco che la necessità di guardarsi dentro per migliorare la qualità della vita all'esterno e attrarre situazioni positive nella propria vita, ecco che è una grande opportunità, e sapere come fare. Gli antichi conoscevano tanti strumenti, si agganciavano, che ne so, al volo degli uccelli, utilizzavano, che ne so, buttare delle cose nel fuoco, degli oggetti, il sale, delle erbe, oppure utilizzavano strumenti della natura, e le rune ci vengono fornite proprio dalla natura. Perché, come ti dicevo all'inizio, non si parla molto di rune? Un po' perché sono demonizzate, usiamo questo termine, ma un po' perché l'energia delle rune è particolare, non è per tutti, in quanto sono veramente molto selettive e scelgono chi deve approcciarvisi veramente con una modalità che io definisco magica e mistica. Quindi non tutti reggono la frequenza vibratoria delle rune, che è una frequenza vibratoria terrestre molto potente, legata a madre terra, che non riesce a, diciamo, non che non riesce, non attrae proprio tutti. Per quanto la frequenza terrestre sia una frequenza legata alla materia, ma è una frequenza legata alla materia, mater, materia, madre terra, quindi, però è una frequenza pura. Noi invece l'abbiamo trasformata contaminando la natura e intervenendo sulla natura, manipolando, per cui non abbiamo più l'essenza e la conoscenza pura di ciò che è il ritmo naturale, quella che i Celti chiamavano la ruota del tempo, con delle ritualità che io ho cercato di riportare in auge. Ogni 45 giorni c'è un rito, un sabbat, e questo, il sabbat, è stato collegato sempre alle streghe, quindi si è pensato che lo strumento runa, elemento runa, ho visto queste belle rune di legno che appunto, ecco, venivano intagliate le rune, poi ne parleremo meglio, su pezzetti di legno, ma su pietre, su delle stele. Ecco che questo elemento si connette con chi lo riconosce, ed è un riconoscimento non razionale, perché quando parliamo di psiche, quando parliamo di ciò che è nel sottile, non ha niente a che vedere con la razionalità o con l'io voglio, a livello voglio l'erba voglio del giardino del re, è un io voglio collegata all'io sono. Quindi se la persona è connessa alla sua parte profonda, ecco che le rune entrano nella vita della persona. E infatti nella mia vita, anche se sono entrate quando ero ragazzina in Inghilterra, veramente tantissimi anni fa, adesso mi perdo, perché le rune sono anglosassoni esattamente, diffuse poi dai Celti, questo popolo nomade che si è un po' espanso nel mondo. Troviamo rune in diversi posti del mondo, e quindi le ho conosciute tantissimi anni fa, ci giocavo, no? Ci giocavo. Ma non sono uno strumento di gioco, si può anche, l'elemento di giocosità, per carità, ci sta tanto tanto bene, però ecco, c'è un elemento fondante che è quello della conoscenza interiore, spirituale, che non va sottovalutato e che è l'elemento cardine che muove questi sassolini, queste pietroline o questi pezzetti di legno. Ed è qualcosa di veramente magico, perché io ogni volta che faccio un consulto di rune ho sempre i brividi, nonostante tanti anni di utilizzo, perché sono qualcosa di impressionante ogni volta. Io dico sempre: provare per credere, ma viene chi deve venire, arriva chi deve venire. Cioè, non è che sto lì col lanternino a dire venite a fare il corso di rune, no, chi sa mi conosce, no? Quindi la runa chiama lei, e questo è l'elemento magico di questo strumento. Mi taccio un po', così se mi devi fare qualche domanda. Allora, Ma io parlo.
Guarda, qua siamo in due, quindi ci dobbiamo forse regolare a vicenda. Allora, tu Eh, hai detto poco fa che le rune vengono incise, anche qua magari correggimi se dico delle inesattezze, incise su dei pezzettini di legno o su delle pietre. sì. Quindi il suo valore ha nel fatto ricade nel fatto dell'incisione, ha un valore specifico il materiale o questo è per esempio indipendente da quello che è poi l'energia della runa stessa? Perché tu hai detto appunto che le rune sono collegate all'energia di Madre Terra. Sì, e all'energia interiore di chi, diciamo, vi entra in contatto. Allora, io sono una lettrice, una runologa, una lettrice di rune interprete, oltre ad essere una maestra, sono un incisore di rune, ma più che altro io metto le persone in condizioni di inciderle loro e di scegliere il materiale che più sentono affine, congeniale. Non è una scelta magari che discriminante, no? Se io scelgo la pietra o scelgo il pezzetto di legno, va bene comunque. Le rune sono state incise prima su delle stele, sono state ritrovate delle rune su delle conchiglie, sono state ritrovate incise su come si dice, come si chiamano gli scudi dei vichinghi, sugli elmi, sulle else delle spade, sono state trovate un po' ovunque perché oltre ad essere uno strumento di lettura interiore sono anche amuleti e talismani, quindi aggiungono un valore per così dire magico di portafortuna o di protezione rispetto al simbolo che portano. È importante la presenza quando si incide. Infatti, quando faccio i corsi, le persone che hanno scelto il loro materiale devono avere già le loro pietre, devono avere già i loro legnetti pronti. Le conchiglie qualcuno le sceglie, sono un elemento molto femminile le conchiglie. Per cui, ecco, che cosa accade? Che nel momento in cui sono lì a conoscere ogni singola runa, mentre la incidono devono essere consapevoli, è un rituale, è proprio un rituale, poi c'è il rituale di benedizione, c'è tutta, il primo livello è più che altro ritualistico e ogni runa vuole essere nominata, disegnata e interpretata. È proprio il, diciamo, l'esigenza, la richiesta della runa. La sua funzione archetipica è proprio questa, perché ogni runa è un'energia. E c'è anche un percorso di conoscenza delle rune legata agli archetipi junghiani che consente proprio di riconoscere le energie degli archetipi che sono diciamo delle forze energetiche che si muovono in ognuno di noi e che hanno delle caratteristiche ben precise. Le rune altrettanto portano queste energie interpretabili e associabili agli archetipi junghiani. Le rune sono 24 per la conoscenza, diciamo, di quelle originarie. Poi negli anni 80 pare che sia emerso un manoscritto, questo dagli studi che ho letto, che ho trovato, insomma, pare che sia stato trovato un manoscritto che parlava di una runa molto importante, la runa bianca, la runa senza incisione. Qui c'è una controversia su questa runa bianca che non ti dico perché giustamente i puristi dicono le rune sono incise, le rune sono dei segni, nel segno c'è l'energia, scripta manen, per carità, no? Io sono d'accordissimo con i puristi, però il significato di questa runa bianca è un po' come la carta jolly per me. La runa bianca è la weird e il weird è un concetto per me fantastico, appunto che si collega al discorso del lavoro su di sé e il weird è il destino. È quella parte che comunque noi abbiamo scelto prima di nascere. Su questo del destino poi magari mi ci soffermo un attimo dopo. Quella parte di vita che noi abbiamo scelto prima di nascere, perché
se qualcuno non lo sa, noi scegliamo le nostre vite, scegliamo i nostri genitori. Questo poi manda nel pallone, dice come io mi sono scelta sta vita, io mi sono scelta sto padre, mi sono scelta sta madre. Qui le persone vanno proprio in tilt. Però dietro c'è un lavoro da fare anche su questo, che è l'accettazione, no? Quindi il weird è quell'elemento destinico al quale non si può scappare e che è un po' diverso dal destino che noi ci costruiamo giorno per giorno e che possiamo cambiare. È quell'elemento che dice tu quell'esperienza l'hai scelta perché c'è un karma da portare fino in fondo, in cui ci sono 4-5 punti capisaldi dai quali non ti puoi esimere. E quando esce quella runa dice adesso qui tocca a te, dice le cose possono cambiare da un momento all'altro, fai attenzione, ma dipende molto da te, da come agisci, se le cose le vivrai in maniera triste, pesante, o se le vivrai in maniera leggera, in maniera, come dire, con accettazione e serenità, come un passaggio. Il weird per me è potentissimo, quindi nel suo significato di punto, quella sospensione, quella pausa che poi quando noi parliamo di musica, quando noi parliamo, che ne so, di letteratura, il punto che crea poi la pausa bianca per cominciare un nuovo periodo. Ecco, quando esce quel weird, la runa weird dice attenzione, adesso puoi tutto e come andranno le cose dipendono da te rispetto a questa determinata esperienza di cui mi hai fatto domanda, perché se esce la runa del weird vuol dire che lì, insomma, ci sono anche altre rune che parlano del karma, ma la runa bianca, la 25esima runa. Rosy, mi viene da pensare, può essere, dimmi se può essere un collegamento o che questa runa possa esprimere il totale libero arbitrio. Cioè dipende da te proprio, potrebbe essere? Assolutamente anche sì, certo, è il libero arbitrio, è esattamente la possibilità di andare nella direzione o cambiare completamente destino, assolutamente sì. Infatti per me è una runa che quando le persone la vedono, la runa bianca, chi la conosce dice oddio, qua, però chi ha compreso il potenziale del libero arbitrio, e qui ci sarebbe da fare proprio una serata apposta sul libero arbitrio, perché non tutti sanno che cos'è il libero arbitrio, tutti pensano, un po' come è stato trasmesso dalla Chiesa Cattolica, tu devi fare quello che ti ha detto Dio e se non lo fai poi sarai punito, però hai sempre il libero arbitrio, come dire, è una cosa che te la vedi tu, per quello che tu succede e sono fatti tuoi, no? Non è così. Il libero arbitrio, sai quando si agisce? Quando la persona è profondamente consapevole di quello che vuole, ha conosciuto se stesso e nell'esprimersi con libero arbitrio è veramente capace di cambiare la sua vita. Quindi è la potenza delle potenze e la Chiesa Cattolica l'ha reso, capito, qualcosa della serie stai attento che se sbagli Dio ti punisce anche se hai il libero arbitrio. No, non è così. Non è così, è una cognizione, diciamo, della conoscenza di sé che è collegata alla metafisica, ma anche alla parte pratica, materiale, come io trasformo la mia vita, la realtà, il mago, l'energia del mago, dell'archetipo del mago. Okay. Gli archetipi poi sono 12, quelli basici, dimmi. Vai. Infatti adesso che hai nominato il mago e collegandolo a quello che dicevi poco fa sul materiale in cui incidere poi le rune, che durante i corsi ovviamente se è la persona che sceglie quale materiale, e mi è venuto in mente ovviamente Harry Potter quando dice è la bacchetta che sceglie il mago, quindi mi viene quasi da pensare è l'elemento che sceglie la persona. Non so se possa essere anche qua collegato. Assolutamente sì, cara. Esatto. Poi vabbè, te comunque conosci un po' questo mondo, quindi a te ti vengono zoom i collegamenti, no? Non è che sei proprio una neofita, anzi, assolutamente.
Sì, per diciamo cui sono una brava. neofita per quanto riguarda le rune, che come insomma ti avevo detto anche quando ci siamo sentite, è un argomento che boh, mi è sempre affascinato, ma non l'ho mai approfondito. Quindi ecco, l'aspetto che mi piace è questa cosa comunque legata al mistero, alla, come hai detto tu, comunque collegato alla natura, collegato al fatto che è qualcosa di ancestrale oltre al discorso celtico, che insomma io ho una particolare, sono particolarmente affezionata ai Celti, quindi alla mitologia norrena, così, quindi mi affascina, pur non avendo mai appunto approfondito il discorso delle rune. Però una cosa mi ricordo, Rosy, che ci sono delle rune che quando vengono scelte, insomma, hanno quel significato. Alcune invece che dipende dalla posizione con cui vengono scelte, è vero? Tipo se sono dritte o Sì, rovesce. sì, allora sì, ci sono dritte e rovescio. Qui ci tengo a specificare una cosa che dico sempre con chi chiede un consulto. Allora, la runa rovesciata non è il disastro, la catastrofe o come molti pensano, oddio, è uscita rovesciata. È il lavoro da fare, il lavoro da compiere per raddrizzare le cose, per raddrizzare la runa. Cioè, quindi la runa rovesciata dice tu sei in questa energia che porta tutta sta roba, ce l'hai, ma non la usi. Allora, quindi in questo momento è importante per te che la vedi, la senti, te ne appropri e trasformi mettendo di nuovo in piedi la runa nel suo verso, nel verso giusto. Quindi è così, certo, è un po', diciamo, molti le confondono con i tarocchi, perché anche i tarocchi hanno l'energia archetipica, sono potenti, i tarocchi anche loro, no? Contengono però più un lavoro di immaginazione, contengono tantissimi simboli. Quando leggi diciamo, un tarocco è già come se tutto ti venisse lì, da tutti i simboli che ci sono dentro. La runa invece è interessante per la sua essenzialità, ma anche nella sua essenzialità porta talmente tanti significati. A me quando io li chiamo i portali, infatti il mio prossimo libro si chiamerà I portali delle rune, i portali degli dei, a parte che ogni runa ha più di una divinità che diciamo, le domina e le caratterizza, ma ogni runa apre proprio come una porta per poter dare tantissime indicazioni sia nel dritto che nel rovescio, ma anche quelle dritte cosiddette che non cambiano nell'arco di una lettura possono avere un significato diciamo al rovescio, perché per esempio se una runa che è fissa dritta ha la sua diciamo a fianco nella lettura delle rune rovesciate, anche quella va vista in un ambito del lavoro da fare nella runa rovescia, quindi ha comunque sempre un movimento e sono un movimento perché sono energie come gli archetipi, cioè non è che restano fisse là, si muovono, sono natura, la natura non è mai ferma e quindi di conseguenza ti dicono guarda che le cose si stanno mettendo in questo modo ed è necessario che tu faccia il cambiamento per spostarti e raddrizzare ciò che va raddrizzato, insomma. Quindi assolutamente sì, è così. Dicevo, sono 25 le rune, rappresentano però, a parte weird, i 24, sono Scusa un attimo, 24. Rosy, prima di procedere con questo argomento, mi Sì, arriva una domanda dalla regia, quindi ci tengo, insomma, che si ricollega, più che altro perché si ricollega a quello che hai detto prima, sempre su questa sì, runa wired che dici, che weird, weird. tu hai detto è un po' il jolly. E quindi ci chiede appunto Marco, quel jolly può rappresentare quello che in numerologia è lo zero? Sì, potrebbe anche, volendo, assume il jolly, come sappiamo, il valore che tu gli dai.
no? perfetto. E quindi se io gli voglio dare valore 0 nelle carte, vabbè, nel gioco di carte non è possibile, però può aiutarti a vincere. Può aiutarti a vincere. In alcuni giochi il jolly può anche aiutarti a perdere, perché dipende. A volte ha un carico di punteggio altissimo, però diciamo ha Però il diventa valore. la carta che vuoi tu in realtà, cioè decidi tu che carta farlo diventare. Bravissima, è carta bianca, sì, è carta bianca più che zero esattamente, carta bianca. Infatti io quando leggo dico, qui hai carta bianca, sappi che è una cosa importante e le cose non puoi cambiarle aspettandoti che qualcuno lo faccia. Sei tu che agisci e puoi farlo se pensi positivo o se pensi negativo. Se pensi negativo, il valore del jolly è zero, per dire, cioè non ottieni quello che vuoi o comunque si muove nel valore dell'energia del pensiero negativo. Se pensi positivo è possibile che le cose si spostino come vuoi tu, insomma. Infatti sei E carta si, bianca, ci scrivi tu quello che vuoi. certo, sì, sì, è carta bianca. Però ripeto, fanno un sacco di storie i puristi perché ovunque ci deve stare sempre una diatriba, no? Su è giusto così, è giusto così. Io nel mio sacchetto di rune io ce l'ho messa, però ci sono quelli che manco la prendono in considerazione e non ce l'hanno. E poi non è che è una runa che poi esce frequentemente, tra parentesi, cioè se quando esce è proprio perché deve darti quell'indicazione. Io nei miei kit di rune ce l'ho. Possono essere, i kit possono essere anche creati, qualcuno li crea anche con le pietre, i cristalli, tipo ametista, giada. Lì io, al di là della bellezza, perché io le adoro, le pietre con, che ne so, le ametiste, quelle, con inciso sopra il simbolo runico, sono stupendi, ma io le userei più come gioielli, come talismani, non per leggerle. Perché? Perché i cristalli, essendo energia viva, si impregnano di ciò che è circostante, no? Quindi sappiamo anche che se un cristallo o una pietra dura si rompe, vuol dire che si è impregnata di quelle energie e non deve essere sotterrato il cristallo e non deve essere più usato. Quindi immagina con un kit di rune se ti rompe una pietra di ametista con inciso un simbolo qualsiasi, a parte che c'è da lavorare su quel simbolo là, ma ti devi rifare un'altra volta il kit, no? Quindi io consiglio sempre di non usare quelle cose che mi dispiace per chi le produce, però è una mia idea, no? Che il cristallo, la pietra dura incisa con diciamo, il simbolo runico non serve, non deve essere utilizzato per la lettura, ma per talismano o amuleto, quindi per crearsi un gioiello, per crearsi Come fattore di diciamo, protezione o comunque per ovviamente agire su quel tipo di energia costantemente, perché come dicevi tu, giusto Rosy, cristalli sappiamo che sono gli elementi che sono più impregnati di informazioni in assoluto, insomma, che esistono sulla Terra, anche perché esistono da tantissimo tempo rispetto magari ad altri elementi, quindi sono quelli più impregnati di informazione in realtà. Quindi come assolutamente. talismani, sicuramente talismani o amuleti, appunto come dicevi tu, sicuramente vanno molto molto bene. Assolutamente, infatti io le uso quelle di legno di cedro, cioè perché a parte che quando viaggio sono leggere, sono leggerissime, quindi tu immagina portarci questo stacchetto è pesante, se tu hai le pietre, se usi le pietre. E poi, ecco, le facciamo vedere, io ho anche creato un kit di carte che a volte utilizzo per quando faccio qualche incontro online, perché logicamente si leggono meglio, no? Si vedono meglio della pietrolina che magari è piccola così e devo fare in questo modo. Però avete fatto benissimo a mettere appunto nello schermo come possono essere create le rune dal legno, perché ecco, quella è una caratteristica idonea, ecco, ideale dal mio punto di vista per utilizzarle. Il legno per me è il top.
Rosy, Quindi io prima ti ho interrotto che stavi iniziando invece stavi iniziando con un altro discorso, quindi non so se vuoi proseguire con quello, se no ti faccio altre domande. no, amore, no, stavo solo dicendo che volevo chiudere il discorso archetipico perché anche gli archetipi, no, junghiani servono a conoscere se stessi e dicevo gli archetipi per Jung sono principali 12, poi si può arrivare a 22. Le rune sono 24 e quindi ogni runa porta l'energia cioè ogni archetipo, scusami, porta l'energia di 2 rune, ok? Quando si lavora con gli archetipi junghiani uniti alle rune. La cosa interessante è che le rune si trovano in diverso numero. Alcuni appunto hanno 25, il kit da 25 con la runa bianca, poi c'è il kit da 24 che è lo standard, il classico, poi ci sono le rune degli alberi o altri kit comunque che contengono 22 rune che sono proprio legate ai 22 archetipi che vengono riconosciuti come energie che permeano l'universo e l'essere umano, insomma. Quelle sono più conosciute come rune di alberi. Infatti le rune, ognuna ha sia, come dicevo prima, delle divinità che le governano, ma hanno anche degli alberi. Per esempio, Berkana è la betulla ed è legata alla dea Berska, una delle divinità femminili più potenti, è la dea saggia, la dea creatrice, la grande madre. Adesso la sto cercando per farvi vedere Berkana. E questa runa qui è una runa, si vede, vero? Sì? È una runa che indica proprio l'abbondanza, il benessere, la bellezza ed è l'archetipo del femminino inteso come iniziatore, come principio di tutte le cose e quindi è l'archetipo della grande madre ed è legata all'albero della betulla che ha grandissime proprietà per il femminile, proprio per la donna, che serve per disintossicare, per più che altro drenare, ha un grandissimo potere ed è anche una betulla, viene chiamata anche in omeopatia tuia, è stata utilizzata tantissimo in quest'ultimo periodo per lenire e alleviare alcuni effetti dei vaccini, preparazione al vaccino, di preparazione al vaccino. E quindi la betulla ha questo grande potere protettivo, iniziatorio e disintossicante oltre che disinfiammante e che è rappresentato appunto nella runa della grande madre colei che ti abbraccia e ti fa diciamo ti fa del bene, è una di grande buona salute, ecco, quindi indica anche quello, insomma, assolutamente. Poi i significati appunto a seconda di come viene posta la domanda logicamente la runa risponde perché ci sono i vari campi di interesse su cui la runa agisce: amore, soldi, salute, sappiamo, no, come le persone vengono tanto per l'amore, tanto, ma ultimamente vengono tanto a chiedere per il lavoro, per come... E onestamente ti dico questo, e poi mi fai tutte le domande che vuoi, non leggo mai le rune, ma neanche la mano, neanche per la salute. Evito. E consiglio di non fare mai richieste a una persona tipo me o chi si occupa di, diciamo, di conoscenza di sé, perché la malattia si muove e la salute si muovono su dei piani di profondo insegnamento personale, talmente profondo ed individuale che l'interferenza esterna non è molto proficua. Quindi quando mi vengono a fare domande sulla salute, io nicchio sempre e dico evitiamo, perché la salute c'è un problema, è veramente qualcosa che è legato a te e io non intendo interferire. Io non leggo neanche il futuro, lo premetto. Io leggo nel qui e ora, né per la mano né per altre situazioni, soprattutto con le rune. Le rune sono nel qui e ora, leggono il potenziale che tu stai mettendo oggi in campo per realizzare qualcosa nel futuro.
Quindi oggi se queste rune ti dicono così, così e così, puoi intervenire per modificare. Idem dicasi per la mano. Io vedo delle cose che sono in fieri, in potenza, quindi potrebbero essere create, e non dico mai questo ti succederà, mai, mai, incontrerai il principe azzurro, avverrà questo. Dico è in potenza un trasferimento, è possibile questo, ma dipende da te, perché le linee della mano cambiano, come cambiano anche le rune, perché siamo Pantarei, tutto si trasforma. Esatto. Quindi niente è statico, nulla, nulla, nulla è statico. Ciò non toglie Ma che ce lo però insegna anche l'universo. L'universo, insomma, è sotto l'effetto dell'entropia, cioè che è la legge fondamentale dell'universo, di conseguenza c'è movimento, non c'è staticità. assolutamente. E ultimamente il movimento dell'entropia lo sto vedendo tantissimo, è fortissimo, e si muove, anche perché l'entropia si muove sul filo di quello che io chiamo il paradosso. E non c'è, quando non c'è allineamento con l'universo, con le leggi universali, fuori si manifesta il paradosso, fuori si muove sull'assurdo. Tutti dicono ma sono leggi assurde, sono cose assurde, cosa sta accadendo? Certo, perché non c'è allineamento, tutti fanno lavori olistici ma nessuno li pratica nella propria vita veramente. È una fortuna oggi poter parlare di rune, perché ti ho detto sono state demonizzate, sono state collegate al demonio, e che chi le leggeva erano streghe, sappiamo bene che fine hanno fatto, quindi di conseguenza chi poteva leggere più le rune o i tarocchi o no? Quindi non lo poteva fare nessuno, fare le profezie o roba del genere, cioè ci si muoveva su un territorio minatissimo. Però oggi abbiamo questa grande fortuna, solo che c'è una grande, grandissima, come dire, superficialità. Questo è il mio pensiero, per carità, linciatemi pure, Ma ma noi stiamo io... parlando con te in questo momento, Rosy, quindi se qualcun altro ha altre idee le esporrà le proprie. Sì, Quindi sì, sì. in questo momento stiamo parlando di te, della tua esperienza e della tua Sì, sì, conoscenza, sì, sì. quindi ovviamente questo sì. Però Sen siamo fortunati oggi perché possiamo parlare io e te di questo, anche di dire ognuno il suo, no? Però c'è molta, molta, molta ancora superficialità. Però, ripeto, è grandioso che oggi possiamo riportare queste conoscenze, ed è grande il fatto che oggi sono di nuovo, wow, vive. Le rune sono vive, per dire, il tarocco è vivo, è altra roba, il reiki, no? Altre discipline, la pranoterapia è viva, perché le persone dotate ci sono sempre state, non è una cosa di oggi, sono sempre certo, esistite, quindi certo. assolutamente. Rosy, quali sono, se vuoi parlare, insomma, alcuni, non dico tutti, però alcuni degli archetipi appunto collegati alle rune e magari a quale runa, ecco. Sì, guarda, dato che questa è una cosa, è una runa che mi piace tantissimo, anche se a molti non piace, e io col tempo ho imparato ad apprezzarla, la sto cercando un attimo perché con le carte è una runa collegata all'archetipo del saggio, ed è una runa, guarda, di una semplicità estrema, ed è questa. Allora, dovete sapere anche che Isa si chiama questa. Dovete sapere che le Che è quella rune... che è sopra la mia testa in questo momento? Aspetta. Bravissima, è sopra la Ah, tua ok. testa. È vero, è vero, è vero. Quindi, Guarda, ci quindi sono mi sta tutte le dicendo che rune. sono saggia. Ti sta dicendo che tu sei la saggia, e io sono, guarda, io sotto a me ho la M e l'altra runa che sono Ewaz e Mannaz, che rappresentano le rune dell'amore, del matrimonio, del fidanzamento, della fiducia e dell'armonia universale. La runa a fianco è la runa della famiglia, è la runa Ing, rappresenta proprio la passione, è sotto a te, la passione è sotto a te, la passione è sotto a te. Sopra C'ho me la ci sta. saggezza sopra e la passione sotto, praticamente. Sì, 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 guarda, fuoco ghiacciato, fuoco ghiacciato. Allora, allora devo dire, ecco, vedi. Allora, Isaac, da cui prende il termine
inglese ice, deriva da Isa, ice, ghiaccio, e termine ghiaccio, molti termini delle rune hanno dato origine sia all'alfabeto anglosassone ma anche alla lingua anglosassone. Quindi troviamo rune tipo ice, oppure ce n'è un'altra che si chiama raido, la R, proprio la R, da cui deriva road, strada, ma anche il ride, che è l'escursione, il viaggio, no? L'escursione veloce, il piccolo viaggio, il piccolo trip. E tornando a questa, che è Isa, che rappresenta il saggio, che dice che c'entra il ghiaccio con il saggio. Allora, è una runa che porta al disvelamento di ciò che è coperto dallo strato dell'illusione. Quindi possiamo, dato che poi si aprono questi portali di immagini, dice il ghiaccio copre per un tot periodo di tempo ciò che è la realtà, la natura. Dicevo che le rune sono collegate alla natura sempre e anche al cielo, cielo, terra, non c'è separazione. Quindi gli dei che sono governanti delle rune, che cosa fanno? Lavorano per la connessione maschile e femminile, cielo, terra e l'armonia. In questo caso quindi il ghiaccio che copre la terra crea un'illusione di distacco, di distanza, di freddo, e fa credere che le cose possano essere così. Allo stesso tempo il sole, quando si accende sul ghiaccio, crea quegli effetti ottici di, come si dice, di illusione, no? E quindi cosa dice questa runa quando viene fuori? Attiva in te la capacità del saggio di vedere oltre, di andare oltre le apparenze e di non farsi ingannare dall'illusione che viene creata sia chiedo scusa, dal ghiaccio che sembra coprire tutto e che non ci sia possibilità di vittoria, di vita, ma anche allo stesso tempo può creare delle illusioni che creano degli inganni. E quindi dice, è anche il bastone su cui il saggio si appoggia per non cadere sul ghiaccio stesso, dice anche fai attenzione, dice il saggio, non fare il passo più lungo della gamba perché sul ghiaccio puoi scivolare e ti puoi far male. Quindi è una runa molto potente, indica stai fermo, prendi le distanze, osserva, guarda le cose per ciò che sono e magari attendi il disgelo, prenditi tempo, dice, no? Perché tra un po' le cose si dipaneranno, vedrai la vera essenza delle cose e non essere frettoloso nel dare giudizi, perché una delle capacità del saggio è quella dell'astenersi dal giudizio e attivare il discernimento, che è una capacità di giudizio superiore, perché noi non possiamo esimerci dal giudizio, parliamoci chiaro, diciamo quando è bello, quando è brutto, anche quando diciamo è bellissimo, meraviglioso, stiamo esprimendo un giudizio. Il giudizio non è solo quando è brutto, quando sei cattiva, il giudizio è sempre, siamo nella materia, siamo nella dicotomia, nella dualità, è impossibile, è umano. Un giudizio positivo è comunque un giudizio, vuol dire che esiste l'altra accezione. Sì. Questo è bellissimo, vuol dire che esiste qualcosa di bruttissimo in realtà, quindi... Assolutamente, quindi attivare il discernimento, che magari potessimo averlo attivo tutti, penso che le cose funzionerebbero molto ma molto meglio. Io quando penso a questa runa mi viene sempre in mente una parabola che racconta, non so se la conosci, quella del contadino che aveva un cavallo e questo cavallo gli si azzoppa e tutti i vicini gli vanno vicino, gli dicono ah, poverino, ma che disgrazia, che brutta cosa. No, danno subito un giudizio, dandogli un'accezione negativa alla cosa. Il contadino saggio dice appunto, sarà un bene, sarà un male, chissà. Che cosa succede? Che questo cavallo azzoppato, non ricordo bene com'era la funzione, comunque attrae una mandria di cavalli che arrivano lì alla fattoria e riempiono la fattoria del come si chiama, del contadino, no? Il quale dice, e tutti quanti vanno da lui a dire, oddio che fortuna, ma che bello, e il contadino dice, una fortuna, una sfortuna, chissà, asteniamoci dal giudizio.
Che cosa succede? Che infatti il figlio, montando un cavallo di questi arrivati selvatici, cade e si rompe una gamba e tutti, ah, poverino, 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 che disgrazia. Scoppia la guerra, partono tutti per la guerra, il figlio non può partire, sarà un bene, sarà un male, chissà. Quindi io penso sempre Esatto. che attivando questa capacità di dire anche nel bene, attenzione un attimo, sarà un bene, sarà un male, chissà, è la capacità di discernimento del saggio che si prende le distanze. E quindi ecco, l'archetipo viene Accetta ciò spiegato. che arriva, accetta ciò che la vita gli offre e senza, appunto, come dici tu, senza giudizio, senza aspettative. E se è accaduto questo, significa che è la causa per un effetto, poi, e l'effetto lo vedremo dopo, insomma. Certo, tesoro, è così. Quindi l'archetipo del saggio che noi dovremmo attivare in noi, quasi tutti, dico, consiglio, tanto ice per tutti, tanto ghiaccio per tutti, perché è una runa che ci dà la capacità, anche quando scriviamo per esempio sul web, no? Tutti questa modalità, no? Di comunicazione un po' aggressive. Assolutamente, ecco, prendere un attimino, respirate e poi scrivete. Io dico, cioncatevi le ditucce prima di scrivere certe cose, perché un attimo, cioè, respiriamo e attiviamo il saggio dentro di noi, che è un archetipo potentissimo. E poi il saggio nel suo negativo può diventare il cattivo consigliere, quando è in ombra, vabbè, ma qui poi entra in campo una cosa, ecco, del rovescio e del dritto delle rune. Questo la devo dire perché è importante. Le rune hanno il dritto e il rovescio, perché agganciandosi anche alla teoria junghiana dell'ombra, che è quell'energia che si muove dentro di noi, che crea il nostro destino, e quindi di quelle caratteristiche che noi non vogliamo vedere e che ci arrivano come boomerang nella vita, no? Quindi leggendo le rune al rovescio noi andiamo a parlare all'ombra della persona e l'ombra nel momento in cui emerge, questa è la caratteristica della psicologia, viene vista e non è più ombra, è luce. E mettendoci mano, lavorandoci, ecco che il discorso della conoscenza di sé e il cambiamento si manifesta. Io solo conoscendo le mie ombre che posso illuminare la mia vita. Io dico sempre che basta un cerino, un lumino in una grotta che è rimasta al buio per millenni per renderla luminosa, no? Ma la luce non può essere spenta mai da un puntino di ombra, quindi la luce è sempre più forte. Allora lasciamoci guidare dalla luce piuttosto che dalle ombre che abbiamo dentro e rimbocchiamoci le mani lavorando su di noi. Lavoriamo su di noi, abbiamo, come dicevo prima, gli strumenti, possiamo farlo, ce n'è tanta per tutti. C'è tanta roba per tutti, le rune, altri discorsi che vi pare, il counseling, ma ci sono anche i tarocchi, quello che vi pare. Per cui ognuno deve muoversi secondo l'energia che più gli si confà, che sente risuonante. Quindi, ecco No, perché è psicologico il lavoro. Dica. certo, psicologico, emotivo, energetico, possiamo e ovviamente, come dicevi tu poco fa, è sicuramente anche fisico perché ci vuole il movimento e quindi poi ci deve portare comunque ad un'azione tutto quello che si fa. Rosy, volevo chiederti, le rune possono essere anche collegate ai periodi dell'anno o non c'entra assolutamente nulla? No, c'entra. Ti ricordi quando ti dicevo all'inizio che i Celti avevano creato questa, ma non solo i Celti, anche la Wicca, no? Che è una tradizione collegata, diciamo magica, collegata alla terra. Ma la Wicca si collega un po' al discorso dei cicli, delle stagioni, come si collegavano i Celti che avevano questi 8 cicli di 45 giorni ognuno. I Celti ogni 45 giorni trovavano un modo per celebrare le nuove energie in campo.
E quindi le rune sono collegate anche ai periodi dell'anno. Per esempio, diciamo che Isa, se volessimo collegarla a un periodo dell'anno, parlando di ghiaccio, è diciamo l'inverno che attende la primavera, no? E infatti questo è il suo significato, no? Non ti preoccupare, ora sembra che non c'è niente e la primavera è lì pronta per mostrarsi. E quindi sono questi 8 Sabbath che io celebro sempre con dei rituali che ho modernizzato molto. Perché? Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, i Celti erano un popolo carino, simpatico, ma fino a un certo punto, perché erano molto cruenti. Facevano molte, la ritualistica celtica è fatta di sangue, di ammazzamenti di animali, di sacrifici animali, che non è, venivano svolti diciamo all'aperto proprio per questo, o in delle case che erano preposte proprio a far scorrere il sangue e non che avevano dei canali appunto di scorrimento, per cui ecco non è una cosa che al giorno d'oggi io non lo farei manco per sbaglio e quindi ho adottato la ritualistica collegandola alle energie del periodo, a quelli che erano una parte dei rituali connessi a quel sabbat lì. Per esempio Iule è un sabbat della della ruota celtica che corrisponde a Natale. Poi subito dopo c'è Imbolc, che è la Candelora. Come vedi sono i sabbat che sono stati integrati nella religione cattolica. Perché l'ha fatto la religione cattolica? Perché le popolazioni in cui si muoveva erano tutte prepagane, ovviamente, mica il cristianesimo c'è sempre stato. Quindi prima di potersi espandere completamente cercava di far entrare questi contadini, queste persone che erano state in contatto con la cultura celtica, ma anche no. La cosa interessante è che noi troviamo le rune un po' sparse per il mondo, ma anche un'altra cosa, cioè la ritualistica e i festeggiamenti, questi cosiddetti sabbat, sono riscontrabili in tantissime tradizioni, in territori con popolazioni che non sono mai entrate in contatto tra di loro. E questa è la cosa pazzesca. Cioè, per esempio, pensiamo a, che ne so, a Imbol, che è la festività della Candelora, che è collegata anche al carnevale, ma anche ai Saturnali, cioè ci sono tantissime cose che se tu vedi con i romani, con i greci, con gli egizi, con i babilonesi, facendo degli studi, adesso non allargo troppo, se no ciao, è affascinante tutto ciò, perché vedi come è tutto connesso, come il Sabbat che è stato demonizzato magari veniva celebrato in un'altra modalità che non aveva niente a che vedere con la parte oscura, diciamo, no? L'ombra è una cosa, la parte oscura è un'altra, chiariamo. Quindi è importante fare questa distinzione perché molti confondono l'ombra con la parte oscura, sono due cose diverse. Si può chiamare anche così, la parte oscura intendiamo quella parte là, come Harry Potter, non deve mai essere colui che non deve essere mai nominato. Allora, a prescindere, quindi questi sabat sono bellissimi, anche perché la ritualistica connette con il divino e permette all'essere umano ogni tanto di staccarsi dalla materialità per trasformarla tramite la connessione spirituale con i piani superiori, facendo doni, chiedendo, facendo espressione di desideri, creando. I Celti erano comunque dei grandi creativi, loro esprimevano con la scrittura, con la poesia. Molti dei sabbat si chiudono con canti, poesie, bere e magnà quanto ne vuoi, ma soprattutto scrittura. Per loro la poesia era la massima espressione della connessione dell'uomo con il divino. Quindi, per esempio, a Imbolc si creano poesie, io faccio creare poesie semplici, purché la persona si esprima, si crea, che ne so, la bambolina, si crea tantissime cose, la culla, è una cosa, a me proprio, che sono una creativa, mi fa andare in brodo di giuggiole. E dico sempre, venite ai rituali, venite perché sono qualcosa che veramente porta la riconnessione alla madre, un potere ancestrale che ti rigenera. E non, dico, no, non è che pure fatto un anno non lo fai più, è una cosa da fare sempre, perché
Sai cosa facevano gli antichi che celebravano, come le celebriamo il Natale, no? È solo Natale, Pasqua o festività, Halloween, ma finalmente è arrivato Halloween, che è Samhain in celtico, no? Gaelico celtico, è una festività di una potenza incredibile, che adesso abbiamo imparato a conoscere, ma comunque i rituali li fanno tutti. Io ho iniziato un sacco di tempo fa, ho visto che mo li fanno tutti. Sono contenta, Ben venga quando si riportano, sono perché comunque si contenta. vanno a risvegliare determinate energie. Rosy, ci stiamo avvicinando ovviamente alla conclusione di questa bella chiacchierata. Volevo farti solo un'ultima domanda, anche qua ovviamente una curiosità così che finché parlavi mi è venuto, mi è venuto in mente. Allora, le rune fatte in legno, cioè incise nei Sì, pezzettini di legno. Domanda, siccome ogni periodo del calendario celtico è collegato ad un albero, sì, potrebbe essere, adesso è una domanda così, non so, che l'energia, diciamo così, la vibrazione di la magia di quella runa ben specifica che diciamo si collega ad un periodo particolare dell'anno, se è incisa nel legno di quell'albero che ovviamente è collegato a quel periodo, diviene più potente o non c'entra nulla? sì, si può fare, però ci sono degli alberi che non possono essere trattati e quindi non Ok. possono essere incisi e quindi non renderebbero, sì, però è una bellissima cosa, eh. Ti dico una cosa sui talismani e sugli amuleti. Quello che dici tu si potrebbe fare a livello di amuleto o di talismano. Molti portano, che ne so, la propria runa di nascita appesa al collo. Io, per esempio, consiglio, che ne so, a chi deve fare un esame, a chi deve fare, chi deve usare la parola, e deve, tipo gli avvocati devono avere una ringa, determinati tipi di rune. Ci sono delle rune preposte. Quando si creano talismani o amuleti, che cosa si fa? E questo, guarda, è un po' in tutte le tradizioni, dove collegano l'elemento magico alias divino. Per esempio gli ebrei cosa fanno? Creano delle boccettine che portano al collo e vengono consegnate al momento della nascita, che contengono, perché poi l'alfabeto ebraico, l'alfabeto delle rune hanno molte attinenze archetipiche. Il potere dell'alfabeto ebraico, che contiene le frequenze angeliche, sappiamo che ora non è l'angelo con le ali, potenze angeliche intese come energie Come energia, celesti, certo. si muovono con questa boccettina che viene consegnata quando la persona nasce, che contiene diciamo, il passaggio, il versetto collegata a quel periodo di nascita, a quella persona, e vengono portate al collo. Ma ce ne sono tanti, ci sono dei posti dove ce ne sono tantissimi, dove vengono scritte tutte quante queste cose, ci sono dei depositi dove vengono messe tutte queste cose scritte per come dire, festeggiare, celebrare, no? La runa, che cosa puoi fare? Si può fare un talismano in cui semmai l'albero che non può essere intagliato per creare la runa incisa, ci si mette, si crea un pezzettino del legno dietro, oppure seccato, no? Un pezzo della foglia seccata, ha la stessa identica funzione. Ma io dico sempre, molto vedo questi mercatini, no, che le vendono le rune, va pure bene, tutto va bene, no? Però bisogna sapere sempre quello che si fa. Io sono un po' tedesken per certe cose, sono molto, perché dico le cose vanno fatte a modo per entrare nella sacralità, perché ci sono delle cose che sono state dissacrate, appunto, malintesi, fraintendimenti. Cioè, e allora io sono tedesca perché dico le cose vanno un po' riportate all'origine e vanno fatte come devono essere fatte. Allora dico che io non, ripeto, uno mi può dire, ma tu hai trasformato il rituale celtico, ma io ho eliminato solo la parte tremenda, quella dell'assassinio dell'animale, ho eliminato solo quella, ho trasformato come Gesù il sangue in vino, ma non l'ho fatto io, l'avevano già fatto nel tempo, perché parliamo delle origini quando si usava il sangue, poi quando si è cominciato a portare il sangue, ecco Gesù che ha trasformato il suo sangue in vino in chiesa, ecco che
sono almeno 2000 anni in cui la tradizione sangue e vino viene collegata in questo modo, quindi ecco, bisogna un po', Tramite ecco, una alleggerire. transustanziazione, così almeno insomma non facciamo più nessun tipo di sacrificio, diciamo fisico vero e proprio. Rosy, è Infatti. stata interessantissima questa chiacchierata con te, ti ringrazio tantissimo ovviamente per essere stata qui con noi. Il tempo Grazie. è terminato, quindi dobbiamo salutarci, però prima di salutarci ti chiedo dove Dimmi. eventualmente ti possono trovare se qualcuno vuole contattarti. Sì, allora, io sono su Facebook come Rosy Siani, ho 2 profili, ho Rosy Siani e Siani Rosy Counselor, qualunque dei 2 va bene, però Siani Rosy Counselor è dove io pubblico un po' di cose. Ho un gruppo che si chiama La Via della Strega Bianca, sempre su Facebook, dove parlo nello specifico di queste cose e dove faremo delle dirette, faccio delle dirette dove sarai invitata anche tu, abbiamo già parlato, Grazie. parleremo anche con te, faremo una diretta lì, io lavoro con le dirette perché non ho un regista bravo come Marco e quindi andiamo in diretta direttamente sul gruppo La Via della Strega Bianca e mi possono trovare sia alla mia mail rosisiani.it, su Facebook, su Messenger e Instagram Rosy_Siani_Counselor e la mail. Diciamo che però il mio canale principale, io sono una facebookiana perché è facile per me, mi fa risparmiare un sacco di tempo, oltre a WhatsApp. Quindi Facebook è da lì che poi si muove tutto. Contattatemi su Facebook principalmente, poi do tutti il numero di telefono e altre cose, però su Facebook. Rosy Siani, Siani Rosy e La Via della Strega Bianca, il gruppo. Questo è. Grazie Rosy, veramente, grazie Grazie a di voi, grazie a tutto. te. Io, io ovviamente ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato questa sera e vi invito ovviamente ad essere con noi la settimana prossima, sempre con un nuovo ospite. Grazie di cuore, grazie Rosy e ovviamente andiamo con sigla.